stato? Ciao. Bene, è stato un viaggio molto bello, emozionante e avventuroso. Adesso? E adesso continuo a fare il mio lavoro, che amo, cioè quello di cercare una nuova idea per un nuovo film, che ancora non ho. Ecco. Io ho un rapporto abbastanza sereno, mi fa piacere quando c'è un riconoscimento, soprattutto lego molto il premio alla possibilità di dare maggiore visibilità al film e quindi in questo senso qui, oltre che al premio, per me è anche un modo per riuscire a far vedere il film a più persone possibili e come sai quando uno fa il regista questo diciamo, è uno dei desideri primari. E poi dipende ora perché ho cambiato ufficio, quindi ce li ho in un punto così un po' più nascosto, ma di solito li tengo a casa. È un lavoro meraviglioso, come puoi ben immaginare, e quindi la domanda quindi qual era legata al desiderio? Il desiderio è cercare di continuare a fare i film. Grazie. Io li tengo. Attenzione ragazzi, siete pronti? Su una mensola. Una pazza totale. Non lo farei mai più. No, no, lo so, ho voluto fare questo gestone perché così sono una ribelle. E non si vedono tanto. No, stanno dentro in un interno. No, no, non sono in salone dove tutti possono. Il cinema è desiderio, hai detto? Dici, eh? Beh, è un desiderio mio? Beh, per il mondo, diciamo, se dico determinate cose poi divento Miss Universo. No, diciamo che cosa ci auguriamo tutti? Ci auguriamo, insomma, che non ci siano le cose orribili che stanno accadendo anche vicino, anche nel Mediterraneo, ma insomma le cose orribili che stanno accadendo nel mondo, quindi è chiaro, però insomma credo che questa non sia l'occasione per parlare di questi temi perché sarei fuori luogo indossando un abito scintillante, avendo il privilegio, no, di poter scrivere, interpretare, fare un film e questa sera festeggiare spensieratamente. Ehi ragazzi, è partita la musica! Ehi, feel the rhythm! Nel momento giusto, tra Nel l'altro. momento giusto, sì, perché non avevo una risposta, però vedi, wow, finito così. Beh, è una cosa che pretendo sempre, quando finisco una frase, c'è sempre questo, l'ho chiesto, sì, lo stacchetto. Grazie. Paola, il tour Grazie è stato mille. incredibile del film, ma un messaggio che ti porti, che ti hanno rivolto durante il tour che hai fatto nelle sale italiane? Una cosa ancora, una frase ancora che Anche europee. Tante, di tante persone che mi hanno raccontato dei pezzetti delle proprie vite, mi hanno raccontato, la cosa incredibile è che l'abbiano voluto condividere con una sala piena, quindi delle persone che evidentemente non conoscevano. Questa è stata la cosa più emozionante di questo tour. Beh sì, sono contento, è chiaro, se ha avuto queste candidature è stato apprezzato, e poi questo è un po' il nostro mondo, insomma, e quindi ne sono contento, è ovvio. È una storia che ha avuto, ha avuto un suo destino perché è stato visto a Cannes, poi presentato, poi c'è stata la tragedia del 7 ottobre e quindi la sua storia sicuramente nell'immaginario è anche cambiata, perché tutti noi siamo anche condizionati da questo. La mia grande soddisfazione è stata che però uscendo in Francia dopo il 7 ottobre ha avuto un grande successo. Buono, l'ha detto... Chi l'ha detto? L'ha detto anche il ministro? O qualcuno l'ha detto? No, è buono, buono, buono. Buono perché ci sono stati tanti successi trasversali. Non ci sono più i vecchi, non ci sono più i giovani. Tutti hanno avuto la loro parte. C'è ancora strada da fare, bisogna sempre vigilare appunto e continuare. Oggi Mattarella sottolineava il fatto che il Presidente della Repubblica, Mattarella, non è un amico mio, però sottolineava il fatto che 3 premi già assegnati fossero a 3 registe donne e ha proprio detto potrei dire che è un bel segnale ma in realtà scelgo di non dirlo perché dovrebbe essere
è la normalità, quindi andiamo avanti così. Questo film è stato un regalo dall'inizio, da quando Paola me ne ha parlato, da quando mi ha coinvolto, da quando abbiamo iniziato a fare le prove, a pensare e poi tutto quello che è successo. Sono state veramente... Dico che è un film che ha un po' nobilitato anche il mio lavoro, che spesso è fatto di io, il mio ruolo, sono stata brava, le copertine mie, le foto mie, tutta questa parte qua. Invece diventando così grande, sentirsi un po' un pezzettino piccolo di qualcosa di tanto grande fa molto bene. Il film è andato alla grande, ha girato il mondo. C'è un messaggio che ti porti nel cuore di qualcuno durante questo tour? Un ricordo magari. Allora, mi ricordo una bambina in un cinema in Sardegna, mi sembra, che ha alzato la mano per chiedere perché c'era quella scena in cui lui un po' ballavano, però lei aveva capito il significato. E allora poi abbiamo parlato e lei ha detto che io il fidanzato che fa così non lo vorrei mai. Mi sono un po' emozionata di una bambina così piccola, cioè quando pensi, beh, che cosa bella che si è fatta. Tantissimi esordi alla regia, però ti chiedo che anno è stato in generale per il cinema italiano? Beh, penso un anno molto bello, abbiamo avuto, ci sono dei film anche stasera meravigliosi, tanti esordi alla regia, esordi arrivati da persone che hanno proprio atteso il momento senza frenesia, no? E da artisti che stimo e stimavo già, è una serata bellissima, oggi è veramente una festa bella che ci meritiamo tutti, credo. Beh, noi siamo molto legati perché io voglio bene come una sorella a Paola, noi abbiamo fatto 3 film insieme e quest'ultimo è il quinto film che faccio col marito, quindi come dire sono di famiglia, devo dire la verità, ed è una gioia grande. Tanti esordi alla regia, tanti successi. Che anno è stato, una linea generale, che anno è stato per il cinema italiano? Ma secondo me è un anno molto buono, un anno di grande impegno, un anno dove sono stati trattati temi civili, temi importanti. Vuoi il film di Paolo, vuoi anche il film mio che comunque racconta di una storia vera, la storia di una storia civile, popolare, quindi è stato un anno secondo me pieno di energia. Sei già di casa, diciamo, qui, ma che effetto fa tornare? Beh, è sempre una festa, ogni festa è bella, poi incontri degli amici che non vedi da anni, magari da mesi, quindi ogni volta è una festa. Vedi con la Fanelli, non ci incontravamo da un po', con altri, bellissimo. Il mio primo maggio è stato un omaggio Taranto e l'abbiamo vissuto in maniera splendida, è stata un'edizione ricca, ricchissima sia di musica ma soprattutto di contenuti, soprattutto di argomenti, ecco, sono stati trattati diversi argomenti e siamo riusciti a dare il giusto spazio, tempo a ogni argomento. Abbiamo avuto il papà di Ilaria Salis, abbiamo avuto Trocchia, abbiamo avuto appunto inviati di guerra, abbiamo trattato diversi argomenti e io sono orgoglioso di far parte del comitato che organizza il concerto e l'evento di 1 Maggio Taranto. Guarda, io mi espongo tutti i giorni, faccio sempre casino, dico sempre quello che penso, oggi me la voglio un po' godere. Poi se qualcuno se la deve prendere con qualcuno, chiedetelo a loro, insomma, noi facciamo il nostro, noi diciamo le cose che pensiamo. Tra i tanti tour che hai fatto in Italia, noi per esempio ci eravamo visti a Milazzo, qual è il messaggio più bello che ti porti, che hai raccolto dal pubblico? Ma guarda, no, ce ne sono così tanti e sono così diversi che molto spesso sono le stesse parole che io leggo e ascolto come recensioni anche del pubblico che io poi mi porto dietro nelle interviste, quindi ce ne sono tantissime. Per esempio ce n'è una di un ragazzo molto giovane che mi ha corretto perché io definivo il mio Caterino Lamanna un personaggio non brillante, ecco, ignorante, e lui ha detto no, Caterino Lamanna non è ignorante, è ineducato, che secondo me è un termine perfetto, ecco. Mi porto dietro tutte queste belle recensioni. Non possiamo non dire 8,5, siamo qua. Sì. Sì, non ci posso credere. Sicuramente l'educazione alla sala che è qualcosa che comunque deve partire anche dalla scuola, deve partire dal lavoro che si fa con i ragazzi, far capire che andare in sala tutti insieme non è solo vedere un film, è qualcosa di più
e questo è un lavoro che va iniziato già nelle scuole. Guarda, io sono qua per un film che credo l'abbia espresso questo desiderio e probabilmente sarei stato più felice che non fosse attuale questo desiderio, però insomma se una condizione di pace si può ottenere attraverso una disobbedienza, allora forse questo film lo dice, sarebbe più bello poterlo fare obbedendo, sarebbe più bello poterlo fare semplicemente seguendo quelle che credo siano le leggi dell'umanità. E sono felice di aver portato insieme ad Edoardo De Angelis sullo schermo la storia di un uomo che disobbedendo sceglie di mettere l'uomo al primo piano. Io pure in bagno, ma perché me l'ha insegnato Giuliano Montaldo, ma perché non mi piace che tu apri la porta e capito, ci stanno i David, cioè mi sembra un po' brutto, però insomma non è un gesto di snobismo per quello che mi riguarda e anche secondo me ti fa pure bene, dici, ricordati che nel momento in cui stai riflettendo a quella cosa lì sei nella condizione primaria in cui tutti quanti noi e quindi diciamo c'è un rapporto intimo con questa cosa qui. Sono qualche anno che insieme ad Unita lo stiamo facendo, è una cosa che è partita proprio dal David, e cioè la necessità di portare il cinema a scuola, ma non a farlo vedere, a farlo fare. E non è una questione di snobismo oppure dell'attore che vive in un mondo che non c'è. Oggi i ragazzi si informano, studiano, hanno nozione della realtà attraverso l'immagine in movimento. Non insegnar loro a esprimersi attraverso il cinema mi sembra un po' fuori dai tempi. Nel frattempo potremmo avere un nuovo pubblico, nuovi attori, nuovi registi, nuovi sceneggiatori, rinnovare il nostro cinema e aiutarli anche con le altre materie, con quelle materie, a viverli in una maniera forse anche un po' più ludica e divertente. Ai Davide è anche il momento di tirare un attimo le somme, che anno è stato per il cinema italiano? Beh, allora, questo è una domanda un po' complessa, è un anno dove sicuramente ci sono stati dei film che sono andati molto bene, hanno incassato molto bene, però tanti altri che non hanno avuto un riscontro così di botteghino, quindi è difficile da dire. Sicuramente quello che è importante fare per tutti noi è impegnarci tutti a fare dei film indispensabili. Cioè, tra i tantissimi complimenti che ha ricevuto il film, qual è quello che ti porti nel cuore durante tutta la promozione che avete fatto durante l'anno? I complimenti che è sul mio personaggio, insomma, che è stato quello che ha fatto sognare le persone immaginando un futuro possibile del personaggio interpretato da Paolo Cortellesi insieme a me, lui diciamo, e poi anche il fatto, la sorpresa del pubblico alla fine quando si realizza che in realtà quello che doveva fare il personaggio di Paolo Cortellesi aveva un significato molto più grande. Momento di tirare le somme ai David, che anno è stato per il cinema italiano? Penso un anno molto fortunato, molto ricco, molto denso, un anno in cui abbiamo esportato il nostro cinema in tutto il mondo, non solo con il film di Paola, ma penso anche al film di Matteo Garrone, quello di Alice Rohrwacher, eccetera. Quindi dobbiamo essere orgogliosissimi e questa sera ce la prenderemo tutta per festeggiare il cinema.